Yeah! Oh! Ciao ragazzi, oggi vi voglio raccontare la storia di Dylan, che non è altro che il giardino di casa ripieno di salti. Andiamo! Dovete sapere che tutto è iniziato proprio da qui, dove ora c'è questo panettone. Nel 2009 con Danzi e Paolo costruimmo il primo step up. Non era niente di che, semplicemente raggiammo questa riva facendo un atterraggio piatto più in alto. Eravamo così il nostro primo salto per provare un sacco di trick nuovi. Dovete sapere che per fare quel salto ci voleva un sacco di velocità, infatti partivamo da in cima a questa discesa pedalando senza sosta. Passavamo lì interi pomeriggi, anche fino ad 8 ore consecutive, a provare e riprovare qualsiasi cosa vista nei video americani. Yeah! Ci avevamo preso la mano con pala e rastrello, tanto da costruire anche un salto proprio qua sopra, una hip ed anche un quarter. Probabilmente in qualche clip mi vedrete senza casco. Eravamo giovani e stupidi, voi mettetelo sempre il casco. Proprio qui è nato e cresciuto il salto che mi ha fatto imparare i più trick in assoluto. Rispetto al salto precedente qui avevamo ben 10 metri in più di rincorsa e inutile che ve lo dica, si andava decisamente più grossi. Col passare del tempo, al crescere del livello dei trick, cresceva anche il salto ed ogni giorno ci impegnavamo a fare almeno un'ora di lavori per migliorarlo ed ingrandirlo. L'inarrestabile voglia di progredire e la mia competitività facevano sembrare dei marciapiedi coi salti appena costruiti. C'era bisogno di realizzare qualcosa di più grande. Bastarono 3 camion di terra ed una rampa tutta nuova per alzare ancora l'asticella. Fortunatamente eravamo ancora un bel gruppo e la manodopera era ormai specializzata. Proprio qui dove oggi c'è questa rampa, nel 2010 nacque il primo salto di questa linea destinata a salvare questo sport in Italia e rivoluzionarlo completamente. Ma questa è un'altra storia, ve la racconterò in un altro video. Dovete sapere che in quegli anni agli eventi io ero sempre più piccolo, ero molto timido, non parlavo mai e così i ragazzi iniziarono a chiamarmi il bimbo triste. Ed ovviamente i salti furono rinominati Set Park. Erano così tristi questi salti che ci si trovava qui quasi tutti i weekend. C'era il gruppo dei monzesi con Toto, Luca, Mariani, quello dei milanesi con Vitto, Iachi, Fede e Carletto, i biellesi con i fratelli Pavese, Pillo e Gallo, spesso accompagnati dal vecchio Ivo, e da Erba, Pippo, sempre presente fin dagli inizi. E come dimenticarsi il mitico Pete Baraggi che iniziò proprio con noi la sua attività di filmer qualche anno prima. Italia! Uno! Con tutto questo movimento di rider nel giro di 4 anni ci fu una trasformazione continua. Costruimmo un secondo salto con l'atterraggio in sabbia per provare i trick, poi un bonnet log, poi una spina ed infine dopo aver recuperato altri 10 metri di terreno arrivò al terzo salto. Tra il 2012 e il 2016 questi salti mi diedero la possibilità di inseguire il mio sogno e portarmi al passo degli altri rider di tutto il mondo. Toto, che con me condivideva questa passione, era qui per girare 2 volte a settimana e tutti insieme svoltammo la situazione del dirt italiano. Oh, yeah, baby! Ma non distraiamoci e torniamo alla storia di Dylan perché dobbiamo scoprire come si è trasformato
In questo modo! Nel 2017, dopo aver costruito il Monza Pizza Park, è riuscito a scalare la classifica mondiale fino al 6° posto e mi trovo dietro i più forti di sempre. Purtroppo il divario tra i salti degli eventi e la linea di casa era tanto ed era chiaro ormai che quei 3 saltini erano diventati un limite. Era il momento di stravolgere tutto. Iniziamo a novembre 2017. Qualche camion di terra, una giornata di escavatore per rifare i mucchi più grossi ed ecco che tutto era bello che distrutto ed ingirabile. Progettai da me il nuovo roll-in, basandomi su quelli provati alle varie competizioni ed in appena 3 giorni, con l'aiuto di papà e Pippo, lo tirammo in piedi. Fu un'impresa mica da ridere, immaginate come si fa a mettere in piedi dei travi da 8 metri a mano. Impiegai 2 settimane di pala 8 ore al giorno per sistemare gli atterraggi e rendere la linea riutilizzabile. Per lisciare tutto perfettamente ci vollero 6 mesi di guerra continua con la pioggia che ogni tanto faceva crollare gli angoli degli atterraggi facendomi ricominciare da capo. Per me quel lavoro fu un'impresa snervante e quando finì non volevo più saperne di costruire altri salti. Però ne valse la pena perché oggi abbiamo questo. Bello il manual landing. Sì, è un pochino un pelo lungo, un po' impennato. No, sai cosa che ho detto? Figa, arrivo su, ho detto non arrivo di là e invece no. Mauro, devi motivarci Pippo perché è un po' Pippo adesso vedrai, fa finta di niente, dopo poi arriva, manda la linea e flippa la prima. come Mini. Io. Oh! Ma tu stai scherzando? 1200 euro come nuova. A sto giro era abbondante. Sì, però era bello preciso, cioè no, bene. No, perché era abbondante anche la paura. Eri fast. Vai Muro! 집중 focus all you know is the guala boy you slacking people talking 마마하지 ain't no action 만만하게 보여도 사람들 다 subtracting blow trying 시작도 완전서 지금부터 앞으로 you know I'm only going up yeah. Questa linea ragazzi ad oggi è una delle poche in Italia e senza dubbi la più grossa. Mi permise di eliminare la paura iniziale agli eventi ed ottimizzare le poche ore di prova a disposizione. 하지마 우리 너무 달라 we just different 나 좀 봐라 여자나 집이나 세차나가 신다 너무 빨라 I'm a globetrotter you and I 비교나 하지마 우리 너무 달라 we just different 나 좀 봐라 Perché arrivo corto? 집이나 세차나가 신다 너무 빨라 I'm a globetrotter Ehi! trotter In tutti questi anni ho avuto anche la fortuna di ospitare e girare qui con delle leggende come Ken McCall e Ryan Nyquist, una cosa che da ragazzino non mi sarei mai aspettato. Ma per riuscire a fare i trick che mi portarono al successo come il twist di Rotorua, la svolta finale fu l'airbag. Così a febbraio 2018, esattamente 3 settimane prima di partire per la Nuova Zelanda, decisi di investire metà dei soldi vinti nelle gare l'anno prima. Ben 14.000 euro per comprare l'airbag, i soldi meglio spesi della mia vita. Pippo ha detto che cappotta lo sta. Ah, la tega cappotta. Io guardo. Ed arriviamo all'ultimo tassello di questa storia, un altro piccolo sogno che avevo nel cassetto, lo skatepark. Ah, e se vi siete persi i video della costruzione dello skatepark, cliccate qua in alto a destra. Questa è la storia di Didilan ragazzi, ho dovuto prendermi il tempo di raccontarvela perché molti di voi e soprattutto i più giovani credono che tutto questo si sia realizzato con uno schiocco di dita e una mano al portafoglio. In realtà non è proprio così, ci sono voluti quasi 13 anni di duro lavoro e tanto sudore e fatica. Fatemi sapere nei commenti se questo tipo di video vi è piaciuto perché aumenta una nuova serie che richiederà un sacco di lavoro, un sacco di tempo e quindi ho bisogno della vostra motivazione per cominciare questo lavoro. Non dimenticate di inseguire i vostri sogni sempre e ci vediamo nel prossimo video. Awesome! Nacque la linea che porca
Non mi ricordo come c***o si fa. Ho perso la penna.